Ben ritrovati amici di Radio Rossonero, buongiorno a tutti, qui dalla radio è martedì 2 dicembre del 2025, buona giornata a tutti, buona giornata a Enrico Boiani che saluto. Henry, ciao. Ciao a tutti, buongiorno soprattutto a chi ci mette like, a chi si iscrive, a chi è abbonato, a chi commenta, insomma a chi ci vuole ancora più bene perché ci supporta. Grazie a tutti ragazzi, continuate a farlo e niente, insomma vi vogliamo tanto bene. Questa dimostrazione d'affetto all'improvviso, così, di botto, in un freddo martedì 2 dicembre. Detto questo, siamo a un mese dal calciomercato, tra poco dobbiamo parlare di questo, visto che si avvicina il periodo più bello dell'anno, ovvero il calciomercato, non le partite. Il bello dell'anno Simo però è quello estivo perché ci sono anche temperature, a parte che è più lungo e ci sono anche temperature decisamente migliori. Sì. Quindi il punto è quello, non è tanto... Sì, quello di gennaio è bello perché è sempre calciomercato, ma fa freddo nel mentre, quindi è un po' peggio, però sì, sono d'accordo con te. Prima di parlare di mercato e quindi in questo caso di attacco, nelle più classiche delle porte girevoli, noi dobbiamo andare a leggere purtroppo quello che ha detto, visto che ne abbiamo parlato tanto nel weekend di arbitri e De Servo, che è incredibile come ogni tanto quando lanci la moneta tra testa e croce, per statistica ci prendi. Cioè, hai il 50% di trovare la soluzione giusta, tra il bianco e il nero, tra testa e la croce, non lo so. E non capisco perché ha questa sfortuna di cadere sempre nella dichiarazione contraria alla logica. Siamo aperti alla chiamata al VAR a chiamata, dice. L'Italia è un paese che più di altri è stato attento all'innovazione, ma dobbiamo mettere a fuoco che siamo in un contesto gestito dall'IFAB. Credo che gli arbitri stiano facendo un buon lavoro. È chiaro che un episodio visto e riletto 1000 volte può dare adito a 1000 interpretazioni. Sì, perché l'episodio di sabato bisogna vederlo 30 volte per avere più interpretazioni. Non si vedeva subito, no. Va bene. Però diamo grande fiducia al lavoro di Rocchi, dell'AIA e tutti i ragazzi comunque in un contesto complesso sono fatti carichi di affrontare quello che Open VAR. Ah, beh. Una trasmissione unica al mondo, dove pochi giorni dopo mettono a disposizione immagini e audio. Hanno anche accettato l'innovazione della RefCam. Caspita. Quindi possiamo solo fare i complimenti alla classe arbitrale che sta crescendo. Vabbè, Sì, sigla penso se potremmo dire lavorassero da un bene. certo punto di vista. Mi verrebbe da dire, Simo, pensa... innanzitutto grazie, inginocchiamoci e ringraziamo per la RefCam, Open VAR, tutte queste cose che è una concessione Grazie. che arriva e quindi grazie, gentilissimi, non dovevate. E poi mi verrebbe da dire, pensa se facevano un cattivo lavoro, meno male che stanno facendo un buon lavoro e che bisogna fargli i complimenti. Penso se stavano facendo un cattivo lavoro cosa succedeva. Ogni tanto dire sì, ci sono delle problematiche, ci sono sempre tante polemiche, cercheremo di migliorare, dobbiamo trovare delle soluzioni, ma faceva schifo. Cioè non è che devi dire stiamo facendo schifo, è un dramma, non sappiamo come uscirne, devi dire ci sono state tante problematiche, ci sono stati tanti errori commessi, sono anche magari state fatte anche delle scelte corrette, però comunque vanno trovate delle soluzioni per evitare tutte quelle bla bla bla. Cioè, ogni tanto basterebbe un po' essere connessi alla realtà e conoscere quello di cui si sta parlando. Non è che serve chissà che cosa, non è che bisogna essere dei frati indovini o non lo so, delle intelligenze artificiali. Basterebbe guardare le partite, vedere quello che succede, essere un po' onesti, cioè onesti, basterebbe questo, Vabbè. e invece no. Vabbè, ricordiamo che De Serve è la punta di diamante del tridente di Perth con Milan, Furlani e compagnia e Como con proprietari e quant'altro. Quindi, insomma, li ricordiamo così, come il tridente di Perth. A proposito di tridente, mi ricollego subito per parlare di calciomercato. Dobbiamo aprire il discorso quasi, mi verrebbe da dire, gallianesco del mercato del Milan, cioè non entra nessuno se non esce nessuno. E in questo caso parliamo di attacco. Fatto salvo che abbiamo parlato
ieri, non qua a Mattino, ma in Arilla e quant'altro di Sergio Ramos, come abbiamo detto, è più una proposta di Sergio Ramos che sta un po' mandando, la metto giù proprio da bar, sta mandando il CV alle squadre per vedere se trova collocazione dopo il Monterrey, visto che chiude il contratto a dicembre e insomma vorrebbe tornare per chiudere in Europa, e quindi si sta guardando intorno, manda candidature, una è arrivata anche al Milan per ora, insomma. Le faremo sapere, è arrivato dal Milan, ecco, il più classico dei faremo sapere. Per quanto riguarda l'attacco, invece, Santiago Jimenez, problema alla caviglia, ormai questa è la quinta settimana, come aveva detto ai tempi che furono gli ESPN Messico, sta chiudendo il percorso di riabilitazione al problema alla caviglia, ma sembra slittare il suo rientro, non tanto per giovedì, non tanto per lunedì a Torino, ma forse in vista più di Sassuolo tra praticamente 2 settimane. Quindi con un rientro che ancora slitterebbe di una decina di giorni. Vorrebbe dire arrivare intorno, poco prima della metà di dicembre. Posso fare quello che pensa male? Sì, posso? A pensar male si fa peccato, diceva qualcuno, ma spesso ci si azzecca. Ho capito quello che intendi, Simo, cioè che le strade, anche magari proprio per questo motivo qua, non per l'infortunio, ma per tempi che si allungano, anche per come è arrivato poi il comunicato dell'infortunio, cioè l'ha comunicato lui stesso tramite i suoi social, Milan non ha detto niente e quant'altro. Forse questa storia è già finita da un po', e forse tutti ce ne stiamo rendendo conto pian piano adesso. Poi magari no, magari il Milan a gennaio non riesce a trovare un'offerta accettabile per Jimenez, gli altri attaccanti di cui tra poco parleremo, le cifre magari sono nettamente più alte, quindi magari si riparte insieme. Certo è che, come dici tu, a pensare male si fa peccato, però spesso ci si azzecca, quindi un po' strano, no? Come sono arrivate le modalità del comunicare questo infortunio, come si sta sviluppando anche, si parlava, no, di un rientro possibile nel derby, poi invece slitta, 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 ho capito che siamo verso Natale, ma queste slitte sono un po' troppe forse, e quindi si rischia davvero di arrivare tra tutto a una settimana dall'inizio del calciomercato, no? Un paio al massimo per Santiago. Boh, non lo so. Io mi rifaccio e mi ricollego a quello che ci ha detto ieri in diretta Peppe Di Stefano, no? Che vive Milanello tutti i giorni, che racconta il Milan quotidianamente a più riprese come noi. Mi sembra che la scintilla non sia mai scoppiata. Ecco, cioè, ci sono state tante micro scintille, no? Qualche gol, qualche prestazione comunque discreta di Jimenez, nulla di più, però poi se alla 14ª giornata, 13ª, quanto siamo, vuoi anche l'infortunio, sicuramente, vuoi anche le prestazioni, 6-0 gol, ecco, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va e magari proprio per questo il Milan sta pensando di fare lo switch. Io non mi aspetto nulla di diverso dallo switch, cioè non mi aspetto che il Milan che vada su un altro attaccante e ne aggiunga uno. Mi aspetto piuttosto No, che se aggiunge un altro attaccante è perché vende Santiago Jimenez. sì, in realtà lo sostituisce e insomma è probabile che si possa anche andare in questa direzione, visto anche quello che è successo nell'ultimo anno. La questione del suo infortunio comunicato, in realtà forse, e non comunicato in realtà, forse un pochino passato in sottordine, ma in realtà non è proprio, diciamo così, fuori da ogni tipo di contesto e fuori focus, anzi, bisognerebbe inquadrarlo un po' di più nella gestione generale di quello che sono stati gli alti e bassi del rapporto con Santiago da quest'estate in poi, compreso il calciomercato estivo e quant'altro. Si sta andando per ora sempre più verso quello che è una sorta di
di scambio alla pari a livello di cifre, cioè se Santiago esce ed esce per una cifra che non penso che sia tanto superiore a quello che in questo momento è il residuo a bilancio, 24-25 milioni, non di più, anche perché vorrebbe dire che la squadra che lo va a comprare altrimenti lo paga tanto quanto te dopo un anno non particolarmente buono. Bisognerebbe essere molto bravi per fare una roba del genere e bisognerebbe anche forse chiedere un aiuto alla sua procuratrice, che è molto brava, ma vorrebbe dire venderla stesso, passami il termine brutto, molto brutto, lo stesso bene che si è un po' invece andato ad annacquare per un anno allo stesso valore di un anno fa, dove invece era appena reduce da una tripletta al Bayern in Champions, tanto per dire. Quindi tanto entrerà, tanto uscirà, anche perché l'abbiamo raccontato spesso, il bilancio del Milan è un po' zoppo dalla mancata Champions League, sono già fatti passi in avanti quest'estate con tante plusvalenze in modo tale da riuscire ad arrivare in fondo a questa stagione, a questo bilancio senza richiedere ulteriori sacrifici, cosa che forse invece sarà necessario, eccetera, eccetera, eccetera. Non mi immagino che il Milan butti altri 20, 30, 40 milioni sul mercato a gennaio, figlio anche di una posizione in classifica non per lo scudetto, ma per la Champions League molto buona per la Champions League, e quindi lo sappiamo come ragiona il Milan per gennaio: se la Champions è giocabile ed è raggiungibile con le proprie forze, va bene così. Si interviene solo quando si vede Sì, veramente la buona sì, ma però disperazione. ingannevole mi verrebbe da dire, Cioè buona Sì, ma un po' ingannevole. ingannevole per un semplice motivo, sono tutte lì. Cioè, Canni 3 partite di fila e il Milan non è che stia dominando le partite, vincendole tutte 4-0 ed è lì per sfortunati eventi, è estremamente più solida, è più cinica, è più pragmatica, però comunque non è che fa le partite con la sigaretta in bocca, anzi, quindi è una posizione anche un po' ingannevole. Cioè, io spero che, vabbè, so che è una speranza forse un po' vana perché bisognerebbe capire di questo sport, però spero che insomma, si capisca che la posizione del Milan è bellissima perché sei in testa, ma è un po' ingannevole perché sono tutte lì È attaccate. Ecco. Spero che rischiosa. questa valutazione verrà fatta da chi comanda. Ecco. E chiudiamo con un nome su tutti in questo momento, cioè quello di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Palace, che già la scorsa estate però stava andando via sul mercato a una cifra che è ben lontana dai 24 milioni che in questo momento è il residuo bilancio di Santiago Jimenez. Ha fatto una buona prima parte di stagione, niente di esaltante, però insomma, i suoi gol li sta tranquillamente facendo al Palace. È tornato anche in nazionale, quindi insomma il suo valore probabilmente sicuramente non si è deteriorato in questi 6 mesi, anzi, e quindi non sarà nemmeno semplicissimo andarla a prendere. La cosa positiva della questione è che anche lui non ha un contratto lunghissimo e sembra che non abbia tutta questa voglia di rinnovare, quindi puoi giocare sul fatto che tra non molto gli scadrà il contratto, ma se non ricordo male non è quest'estate, è quella dopo ancora, quindi manca ancora un anno e mezzo. È un buon attaccante e a gennaio forse non riesci a trovare di meglio se non hai tanto denaro da spendere, perché a gennaio gli attaccanti buoni restano dove sono a meno che non litighino. Se no devi andare sul medio peso, diciamo così, come può essere Santiago Jimenez che va via sui 25-30 milioni. E allora lì anche a gennaio puoi fare campagna acquisti sull'attacco. Il problema, Altrimenti Simo, è che Mateta non costa 24, cioè io non so bene no. come faremo, se è questa l'idea, cioè o succede una follia, nel senso che il Milan in qualche strano modo riesce a piazzare Santiago a 30, il Palace in qualche modo accetta 30 più bonus, non lo so, sto andando proprio a intuizione perché non me lo spiego, cioè in questo momento sono a forbice tra la valutazione di Santiago Jimenez e la valutazione di Jean-Philippe Mateta, molto altro perché si parla di queste cifre qua. È ovvio che sarà un pochino meno, però comunque è una forbice importante, ok? Quindi a meno che il Milan non piazzi Jimenez bene, cosa possibile, a meno che il Palace non magari
vada a chiedere un pochino meno, magari perché il ragazzo spinge, perché va a scadenza, eccetera, eccetera, cosa possibile, anche questa, la vedo difficile, più che altro perché si devono incastrare 3-4 cose tutte insieme. Ecco, è uscito anche il nome di Fulcrum, ci sono tanti altri nomi, li abbiamo detti, Franculino, eccetera, eccetera. Non lo so, onestamente, non lo so chi è l'attaccante giusto per il Milan, Mateta è quello che ti dà un po' più di certezze sotto questo punto di vista. Lo vedremo, anche perché insomma ogni tanto il suo procuratore bazzica Milano, quindi avremo modo di raccontare magari un pochino di più su Jean-Philippe, attaccante coi baffi. Harry, grazie. Non li ha più quest'anno però, non li ha più. Purtroppo Li ha no, tolti. purtroppo no. Li ha tolti. Ciao, ciao, a più tardi.